Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché vi racconteremo ogni dettaglio, ogni sussurro di Seth e ogni sfumatura emotiva di questa vicenda. Prima di cominciare, se vi piacciono storie così, ricordate di iscrivervi al canale e di condividere il video. È il modo migliore per sostenerci e non perdere nessun aggiornamento. Negli ultimi giorni, i riflettori si sono accesi su Barbaktas e Yağmur Yüksel, protagonisti di un nuovo progetto che ha già creato un fermento pazzesco tra gli addetti ai lavori. Sul set, dicono tutti, l'intesa è tangibile, i loro scambi di battute, gli sguardi tra una ripresa e l'altra, le piccole improvvisazioni che trasformano ogni scena in qualcosa di vivo. Ma dietro il fascino delle luci e l'adrenalina dei Chuck, una frase attribuita a Yağmur ha preso la rincorsa dietro le quinte e si è trasformata nell'eco più forte della settimana. Secondo indiscrezioni, durante una chiacchierata franca con persone di fiducia, Yağmur avrebbe parlato con grande stima del suo compagno di set. In quella conversazione, che nessuna telecamera ha registrato ma che ha fatto rapidamente il giro dei corridoi, le parole sarebbero state semplici e taglienti come solo la verità percepita sa essere. Bar ha un senso profondo di responsabilità e una tenerezza rara. Con i figli di una sua amica di vecchia data si comporta come un vero padre, li rispetta, li ascolta, li fa sentire protetti. Bastano poche immagini precise per incendiare l'immaginazione del pubblico. Qualcuno ha parlato di due gemelline che spesso appaiono nei momenti informali. Qualcun altro ha ricordato vecchie foto di festival e anteprime in cui Bar sorrideva a quell'amica quasi come a una sorella, mentre intratteneva i piccoli con una pazienza disarmante. L'effetto è stato immediato. Ai social hanno iniziato a ribollire di commenti. Chi conosce l'indole mite di Bar ha replicato che non c'è nulla di strano. È sempre stato così, vicino ai bambini, rispettoso, accogliente. Altri, più sospettosi, hanno intravisto un sottotesto in quelle parole attribuite a Yağmur, come se la lode al senso paterno aprisse uno spiraglio su un legame diverso, non solo affettivo ma più intimo, tra Bar e quella storica amica. La verità, per adesso, resta avvolta nella stessa foschia in cui nascono le ipotesi. Dall'entourage di Yağmur, nessuna conferma e nessuna smentita. Chi lavora con lei, però, la descrive da sempre come una professionista che parla bene di chi le sta accanto, che valorizza il talento altrui e tende a ingigantire le qualità dei colleghi quando è colpita da gesti sinceri. Qualcuno ha persino suggerito che quelle parole, ammesso che siano state pronunciate, possano essere state interpretate oltre il loro intento originale. Di certo, la discrezione di Bar non aiuta a spegnere il fuoco. Lui prosegue con la consueta misura, presente sul set, caldo con tutti, ma impermeabile alle domande più indiscrete. Il terzo lato di questo triangolo di voci, cioè l'amica di lunga data, resta un'ombra gentile sullo sfondo. Madre attenta, professionista riservata, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Chi la conosce bene dice che la sua amicizia con Bar è salda da anni e si muove su un terreno fatto di ricordi condivisi, maratone di lavoro e fiducia costruita passo dopo passo. Chi ha assistito a qualche incontro casuale, magari fuori da una libreria o in una pausa caffè dopo il teatro, racconta solo di sguardi complici e sereni, non di quelle posture tese che fanno pensare a un amore tenuto segreto. In mezzo a questo brulichio di ipotesi, l'altra immagine che domina le timeline è quella di Yağmur e Bar sul set. Si cercano colpiti dall'istinto, si completano, intervengono a protezione l'uno dell'altra quando l'attenzione diventa pressante. Le foto rubate dai tecnici, dove un sorriso sfugge al copione o una mano sfiora l'altra prima del Chuck, hanno amplificato la curiosità del pubblico e reso più impaziente l'attesa per la nuova produzione. Tutti sanno che un'ottima energia dietro le quinte si traduce in una chimica irresistibile davanti alla macchina da presa. Poi, come spesso accade, i sussurri diventano coro. Un'altra versione del racconto filtrata dai corridoi parla di una frase simile, pronunciata da Yağmur in un momento di rilassatezza tra una scena e l'altra. Stavolta il cuore dell'affermazione non cambierebbe. Bar è gentile, si vede da come si rapporta con i bambini. Quel legame con i figli della sua amica è qualcosa di speciale. Se ne prende cura, li guida, li fa ridere. Una testimonianza riportata di bocca in bocca, che si è guadagnata titoli e commenti, allungando ombre e proiettando luci nuove sugli stessi tasselli. Le persone che lavorano a stretto contatto con Bar lo descrivono come un uomo calmo e affettuoso,
capace di ascoltare i ritmi degli altri senza imporsi. Molti tecnici hanno iniziato a chiamarlo fratello dell'anima, un vezzeggiativo che racconta più di 1000 comunicati stampa. Con i bambini, aggiunge chi lo vede tutti i giorni, ha un tocco naturale, non forza, non invade, ma c'è. Ed è forse questa qualità, così rara negli ambienti frenetici del set, ad aver colpito Yamur. Lei, intanto, tace. Non commenta pubblicamente, non cede a domande dirette. Preferisce tornare al copione, cercare le sfumature, addestrare lo sguardo su quello che serve al personaggio. È il momento in cui i social si dividono. C'è chi legge in tutta questa storia solo la celebrazione di una bella amicizia, e chi invece tende l'orecchio al suono della parola famiglia scivolata in quelle frasi riportate. Il fatto che il tutto esploda proprio quando parte la promozione del progetto non aiuta a mantenere il dibattito nei confini della serenità. Alcuni utenti invocano il classico sospetto del lancio strategico, altri difendono la spontaneità delle confidenze, ricordando che spesso le parole più vere scappano proprio quando si abbassano le difese. Sulle scrivanie delle redazioni, intanto, la storia prende una piega più rumorosa. C'è chi sostiene che le confidenze attribuite a Yamur abbiano alzato l'asticella della discussione, perché una cosa sono i gesti, un'altra sono le parole che li mettono in ordine. Bar è così premuroso. Quel rapporto con i bambini è speciale, li tratta come fossero di famiglia. Questa la frase rimbalzata di pagina in pagina, virgolettata e sezionata. E ogni virgola diventa interpretazione, ogni pausa un significato. Non che servisse molto per riportare al centro l'amicizia storica di Bar con quella donna così riservata e le sue bambine, fotografate raramente e sempre di spalle, secondo un patto di discrezione che non è mai stato infranto nemmeno nelle giornate più chiassose. Basta ricordare 2 apparizioni congiunte a una rassegna, una stretta di mano dopo una conferenza, un commento reciproco di stima su vecchi progetti. La memoria collettiva, quando serve, sa mettere insieme in un lampo ciò che per anni aveva tenuto in cassetto. Dal set trapela anche un altro dettaglio, destinato a non placare gli animi. I colleghi di Yamur, messi di fronte al fiume di supposizioni, dicono che lei è solita esprimersi in modo generoso su chi lavora con lei, quasi a proteggere chi stima da quella durezza spicciola dell'ambiente. È possibile, quindi, che abbia semplicemente detto ciò che vedeva. Un uomo capace di scendere al livello dei bambini per guardarli negli occhi senza far pesare il proprio mondo di adulti. Chi conosce Bar aggiunge che non è una novità, e che anzi questo lato è sempre stato lì, in piena vista, anche quando nessuno ne faceva un caso. Il resto lo compie la fantasia, che corre più veloce di qualunque smentita. I fan si dividono in schieramenti elastici, pronti a cambiare idea ad ogni nuova foto, ad ogni gesto interpretato. C'è chi cerca nei dettagli di set il passaggio di un copione, la correzione di una battuta, un cenno prima del ciak. Indizi di un'alchimia che scavalca il professionale. E c'è chi, con lo stesso zelo, smonta quadro per quadro la teoria della relazione nascosta, mettendo in fila la storia nota di quell'amicizia e i confini rispettati con naturalezza. In tutto questo, le immagini di Yamur e Bar mentre girano una scena particolarmente intensa hanno fatto il pieno di visualizzazioni. Non si vede niente che non sia lavoro, ma il modo in cui alla fine della ripresa le spalle si rilassano e gli occhi rimangono aggrappati per un secondo di troppo è bastato a far impazzire l'algoritmo. Si parla di chimica fuori scala, di un progetto che potrebbe segnare una svolta, e di un pubblico che ha già deciso di lasciarsi trascinare. Intanto, la domanda che in molti fanno è sempre la stessa. Arriverà una parola chiarificatrice? Una nota lampo dell'ufficio stampa? Una storia social con 3 righe asciutte? Un'intervista che rimetta tutto in un alveo concreto? Per ora no. Per ora c'è solo l'attesa, il ronzio che non cala, e la sensazione che questa vicenda sia la miccia perfetta per alimentare la curiosità verso il lavoro che i due stanno costruendo. E mentre il tempo scorre e gli episodi prendono forma in sala montaggio, la narrazione attorno a Bar e Yamur cresce come un intreccio parallelo, mai annunciato ma sempre presente. C'è chi giura di aver intravisto la famosa amica in un saluto rapidissimo, a fine giornata, con le bambine strette in un abbraccio. C'è chi dice che Bar, in quel momento, abbia aiutato una di loro a sistemare lo zainetto, con quell'attenzione semplice che non chiede riflettori. Nessuno ha filmato niente, nessuno ha pubblicato immagini nitide, e tuttavia, bastano 2 frasi sussurrate per far nascere un'onda. Non mancano i commenti più romantici.
Qualcuno legge nelle parole attribuite a Yamur una dichiarazione laterale, come se la sua stima per Bar fosse diventata, all'improvviso, una finestra su ciò che prova davvero. Qualcun altro, più pragmatico, sottolinea che non tutte le storie hanno bisogno di un'etichetta, e che i confini tra ammirazione e affetto sono spesso il luogo dove nascono le performance migliori. È certo, però, che in questa polifonia di opinioni yamuresca rafforzata, la sua voce, vera o presunta, scava una dimensione più profonda del collega, lo rende tridimensionale, umano, vicino. Ma c'è di più. Sul set, raccontano, Bara ha la capacità di rallentare il tempo. Se un bambino di pochi anni capriccia, lui non lo rimprovera, abbassa il tono, si mette in ascolto, inventa un gioco, sposta l'attenzione come fosse la cosa più naturale del mondo. Yamur, che su queste sfumature ha lo sguardo allenato, pare aver notato proprio questo, la gentilezza come scelta, non come posa. E forse il cuore della frase che ha fatto il giro del web sta qui, nel modo in cui una qualità personale diventa improvvisamente la chiave per leggere un intero rapporto di amicizia. I giornali scandalistici, prevedibilmente, hanno versato benzina sul fuoco. Titoli audaci, capoversi che alludono più che affermare, domande lasciate sospese per mantenere alta la tensione. La mossa è fin troppo nota, ma funziona. Il pubblico vuole sapere, vuole vedere, vuole capire, e in questo desiderio trova alimento ogni piccolo aggiornamento. Gli addetti ai lavori invitano alla prudenza. Ogni volta che una storia nasce dietro le quinte, dicono, la prima regola è distinguere ciò che è verosimile da ciò che è utile raccontare. In conclusione, tutto resta in equilibrio tra realtà e interpretazione. Yamur continua a brillare dentro il suo personaggio, Bar mantiene quella plom che lo rende affidabile e magnetico, e l'amica che tutti nominano con rispetto rimane dov'è, lontana dalle griglie di un racconto forzato. Nel frattempo, l'attesa per il nuovo progetto cresce insieme alla sensazione che, al di là delle voci, quello che conta davvero sia la qualità di ciò che vedremo sullo schermo. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, con la calma e la curiosità che queste storie richiedono. Se uscirà una dichiarazione ufficiale, se arriverà una smentita, o se una semplice foto dietro le quinte dovesse cambiare ancora una volta la narrazione, saremo qui per raccontarvelo. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividetelo con chi ama le storie raccontate senza fretta e senza paura di guardare tra le righe. A presto, e restate sintonizzati.